Ah, Palermo, sangue mio! Benvenuti a Palermo, capoluogo della Sicilia, ma anche capitale degli eccessi, dei contrasti, dei profumi e dei rumori. In questa città il mercato si trasforma in uno spettacolo teatrale e il cibo può essere una vera sfida per stomaci forti. Avevamo altissime aspettative su Palermo, La prima sulla lista, il posto che volevamo assolutamente visitare. e ci abbiamo messo pochissimo per capire che non è una semplice città da visitare. Palermo è un'esperienza multisensoriale, l'odore dello sfincione alle 9 del mattino, Un po' di acidità, ma ci sta. il profumo del mare, le urla in dialetto Ammucchiamo. e i palazzi che sembrano disegnati. Ma tra una risata e un boccone, Palermo ci ha fregato il cuore. Oggi, l'avete capito, sarà una giornata bella angurnata in una città dal fascino poetico e romantico. Vedremo cose bellissime, Wow, cioè non ho altre parole. mangeremo piatti discutibili e ascolteremo storie incredibili. Una città può essere visitata, desiderata, ammirata, sognata, persino detestata. Palermo in più può essere mangiata. Stamattina sveglia prestissimo, senza neanche fare colazione, e c'è un motivo. Abbiamo lasciato Piana degli Albanesi alle 7:30 e siamo diretti verso Palermo. In pratica stiamo scendendo dalle nuvole stamattina perché eravamo talmente in alto che si vedono le nuvole. Dalle nuvole al traffico di Palermo siamo quasi arrivati in centro. Adesso dobbiamo solo trovare un parcheggio, cosa non semplice probabilmente. Non lo so, abbiamo individuato un paio di zone. Vediamo. Trovato il parcheggio alla fine, ragazzi, di fronte alle catacombe dei Cappuccini. Parcheggio gratuito, possiamo lasciarla qui tutto il giorno. Adesso noi, visto che le catacombe sono chiuse, andiamo verso il centro di Palermo. Siamo proprio a 1 chilometro e mezzo dal centro, quindi 20 minuti a piedi. Per quanto riguarda le nostre aspettative su questo viaggio in Sicilia, ragazzi, allora Palermo era proprio al top, la prima sulla lista, il posto che volevamo assolutamente visitare, e abbiamo anche delle aspettative abbastanza alte. Allora, come primo impatto devo dire che non tradisce le aspettative, e cioè quelle di una città bella, incasinata, viva, piena di cose da vedere e anche un po' disordinata. E in effetti, ragazzi, allora, da questo punto di vista, che per noi chiaramente non è assolutamente un punto negativo, ci siamo. E poi quando l'ingresso della città è questo qui, voglio dire, inizia subito benissimo. Questa è Porta Nuova, la porta che poi conduce su Corso Vittorio Emanuele, che è l'arteria principale di tutta Palermo. L'hanno costruita per celebrare la vittoria contro le truppe turche, ma poi è stata distrutta completamente, pensate, da un fulmine nel 1600. Quindi poi l'hanno ricostruita, l'hanno finita a ristrutturare solo nel 2015, e da qui praticamente parte tutta la zona del centro storico di Palermo. Questo non me lo aspettavo, ragazzi. Appena entrati alla porta, il silenzio, cala il silenzio, la tranquillità, non c'è il traffico, non c'è nulla, perché c'è questo enorme giardino tranquillissimo. Guarda, questo è il rumore di Palermo Centro. La fontana, La fontana qua gli dietro. uccellini. Sappiamo che non sarà tutto così il centro, anche perché Palermo ha addirittura 3 mercati principali. 3, cioè è perché credo sia la città italiana con più mercati in assoluto. Sono tornati i chioschi, vedete, tutto chiuso al traffico, ed è tornata anche la limonata cosce aperte, la famosa limonata di Napoli. Allora, Palermo ci racconta la sua storia già dal nome, perché da dove deriva questo nome? Prima di tutto hanno iniziato i Fenici a insediarsi qui, stiamo parlando del VII secolo a.C. I Fenici, che erano molto furbi, l'hanno chiamata alloggiamento, che era Mabbanat, il nome, lo leggo perché è un nome un po' complicato. Erano furbi perché creavano appunto questi porti in cui fermarsi lungo tutte le coste della Sicilia, erano degli attracchi sicuri, e Palermo era uno di quelli. Dopo i Fenici però arrivarono i Greci. Durante i Greci la città aveva addirittura 2 nomi. Allora, il nome greco, che era Panormos, che significa tutto porto, nel senso che la città era un porto molto grande che si
creava proprio all'interno di due fiumi, e l'altro nome invece era Ziz, che significava fiore, appunto per la forma, la conformazione della città. Poi arrivarono i Romani, che cambiarono in realtà solo una lettera, perché da Panormos la chiamarono Panormus, quindi con la U finale, e poi arrivarono gli Arabi. Loro cambiarono proprio completamente il nome, la chiamarono Balaram. Balaram, in quel periodo appunto Balaram era uno dei centri, il centro amministrativo più importante di tutta la Sicilia, quindi una città importantissima che venne difesa moltissimo dagli Arabi anche quando arrivarono i Normanni. Infatti ci vollero 4 anni per occupare Palermo, e in quel caso cambiò nome e quindi da Balaram divenne Balermus, quindi presero un pochino del nome arabo ma lo latinizzarono, e da lì poi siamo arrivati a Palermo, quindi il nome attuale. Allora ragazzi, devo farvelo vedere come l'ho visto io, quindi torno indietro perché dopo questo angolo c'è lo spettacolo. Di fronte a noi c'è la cattedrale di Palermo e proprio giriamo questo angolo. Questa è la vista che si apre davanti su questa piazza incredibile. Non solo la cattedrale, ma salta subito all'occhio questa che è la statua di Santa Rosalia. Santa Rosalia che è la patrona di Palermo, quindi c'è questo enorme carro che viene utilizzato durante proprio la festa. Cioè non so se si capiscono le dimensioni. È un carro enorme. Enorme! E pensate che le reliquie di Santa Rosalia sono proprio conservate all'interno della cattedrale. Questa cattedrale è una vera e propria opera d'arte, sia all'esterno che all'interno. Hanno iniziato a costruire alla fine del 1100 e la sua caratteristica, quella che la rende così speciale, è il fatto che si fondano insieme diversi stili architettonici che rimandano un po' alla lunghissima storia della città di Palermo. Allora partiamo con la parte davanti. Davanti nella facciata c'è questa torre merlata con un orologio, poi ci spostiamo e c'è questa gigantesca cupola per passare poi alle 3 cupolette sotto un pochino più piccole, e alla fine arriviamo a questo porticato che è tipico gotico catalano con questi 3 archi. Quindi all'interno di questa, anzi all'esterno di questa cattedrale si mescolano diversi stili, quello arabo, quello normanno, quello gotico, quello neoclassico, tutto, quindi questo rende la cattedrale proprio una vera e propria perla. Il centro storico di Palermo è considerato uno dei più grandi d'Europa, c'è molto da camminare, molto da esplorare e quindi ragazzi servono le energie. Noi siamo ancora a stomaco vuoto, sento lì che brontola tutto e infatti adesso stiamo andando verso il nostro primo mercato di Palermo, cioè il mercato del capo. Cominciamo con la spremuta. Come a Catania, spremuta a €1, questa qua piccolina dentro il bicchierino di plastica, e guardate dietro ragazzi che scena che abbiamo con tutti i panni stesi, anzi tantissime tende. Se vi siete persi il video precedente, abbiamo appena mangiato il miglior cannolo della Sicilia, o uno dei migliori, a Piana degli Albanesi. Quindi oggi cambiamo, oggi assaggiamo qualcosa di diverso, e cioè la cassatina siciliana. Questo è il prezzo. Prima cassatina in assoluto da quando siamo in Sicilia, la assaggiamo proprio a Palermo. Allora questa è stata, non si capisce bene quando sia stata inventata, probabilmente durante la dominazione araba, quindi assaggiamola. Allora, che succede? I signori stavano cantando. Al mercato si canta, si urla. Allora all'interno c'è la ricotta come sempre, c'è il pan di Spagna, c'è la pasta di mandorla all'esterno e poi ci sono anche 2 canditi in questo caso, quindi ce la assaggiamo, ammucchiamo. Bravo. Mazza che buona. Non sono un grande fan della pasta di mandorla perché è troppo dolce per me, ma questa Angela l'adorerà. Io adoro queste cose dolcissime. Quella mandorla che ti gira nella bocca, un po' quel fresco della ricotta, e ci vuole anche il pan di Spagna che dà quella parte un po' più panosa, dolciosa, però sempre dolcissima all'ennesima potenza. Ne mangerei metà. Una cassatina, appunto. Ecco. Questa è la versione piccola, perché poi ovviamente c'è la versione... La cassatona. La cassatona, mi piace che abbiamo fatto tutto questo davanti al banco del pesce.
e Luca. Visitare un mercato non è semplicemente fare un giro tra i banchetti, ma è proprio immergersi nella cultura della città in cui ti trovi. Per questo che a noi piace sempre tantissimo andare un po' a sbirciare cosa succede nei mercati, e devo dire che Palermo ci regalerà delle grandi sorprese, perché abbiamo già visto che ce ne sono diversi sparsi in tutta la città. Poi le persone con cui ci siamo già fermati a fare 2 chiacchiere sono molto socievoli, ci raccontano un po' tutte le loro storie, quindi è molto bello, per noi è interessantissimo. Alla faccia ragazzi, ma questo sembra un buffet a cielo aperto. Qua ci sono addirittura, ma cosa sono? Melanzane ripiene col formaggio, il pomodorino sopra, un po' di spinaci, questa invece è la parmigiana fatta tipo a mini porzioni. Oh mio Dio, ci sono melanzane dappertutto ragazzi. Per la colazione adesso. E di fronte la pescheria con quel tonnazzo e il pesce spada. Ah? Buongiorno, buongiorno. Ah, ok, buongiorno. Assaggiamo il nostro primo sfincione palermitano. Eccolo qua. Il ragazzo lo vende direttamente qua per strada e adesso si scalda. Sì, sì. Ah, grazie mille. Non si conosce esattamente l'origine dello sfincionazzo, adesso io ne ho in mano metà, quindi è lungo il doppio, perché anche dall'altra parte, eccola qui. Sei la metà del mio sfincione. Ecco, la metà dello sfincionazzo. Allora, l'origine non è chiara, ma a quanto pare delle monache erano stufe di mangiare il pane senza niente, e sfincione vuol dire proprio spugna, vuol dire che lo condivano, cioè quella cosa dell'ingurno, e anche qua esatto. È valida, è un po' pane cunzato, ma in realtà è cunzato sopra in questo caso, a metà, quindi questo pane viene condito sopra con olio, pomodoro, origano, aglio, cipolla, e poi ci sono anche quelli con gli alici. Sì, ma assaggialo. Così subito. Bello caldo, ce l'ha appena scaldato sulla piastra. E le monache hanno ragione, è molto meglio così, voglio dire. Piuttosto che il pane da solo. E questo è proprio il tipico street food di Palermo. Buono. Hai capito, la fontana non va continuamente, ma bisogna schiacciare il pulsantone e poi va. E passiamo adesso al Teatro Massimo di Palermo, che è il teatro più grande di tutta Italia, il terzo più grande d'Europa. È stato costruito alla fine dell'Ottocento, ma il richiamo è sicuramente agli antichi templi greci e romani, e si vede soprattutto nella facciata con il colonnato, la scalinata, e dietro invece c'è una cupola che, pensate, è la cupola col diametro più grande di tutta la Sicilia, sono più di 28 metri. Stiamo entrando adesso a Galleria delle Vittorie, questa galleria che è stata costruita nel 1935, quindi durante il periodo fascista, quando si voleva dare anche a Palermo una galleria come quella di altre città, tipo quella di Milano o quella di Messina. Qui però c'è qualcosa di diverso, perché questo è quello che resta di questa galleria che per tantissimi anni è rimasta abbandonata, riaperta nel 2014. Che immagine, ragazzi. Sì, allora praticamente è rimasto solo lo scheletro di quella che era una cupola completamente ricoperta di vetro. Devo dire che da vedere fa un certo effetto anche così, perché non te l'aspetti in questa zona della città. Il colore a Palermo, ragazzi, non finisce nei mercati, ma va oltre. Adesso per esempio siamo in uno dei corsi più importanti della città, che è via Macheda, e anche qua abbiamo un mercato a cielo aperto. C'è anche la musica dappertutto, ci sono queste bancarelle in cui si vendono souvenir e vestiti e altre cose, e ovviamente tutti i ristoranti e i bar. Siamo nella piazza che è chiamata la Piazza dei Quattro Canti, che si chiama così per la presenza di questi edifici ai 4 lati che segnano l'incrocio delle 2 vie principali di Palermo, cioè via Macheda e via Corso Vittorio Emanuele, da questo lato, che è quella che abbiamo fatto quando siamo entrati proprio nella città.
La particolarità di questi palazzi è che sono organizzati su 4 diversi livelli, ogni livello ha un significato specifico che richiama un po' quello che è la storia, la cultura ma anche la religione proprio della città di Palermo. Da questo lato dell'incrocio fanno addirittura una musica dal vivo e devo dire ragazzi, appena ci siamo approcciati a questo incrocio vi ho detto guarda qua, con questa bellezza tutta attorno e la musica di sottofondo sembrava di essere in un film. Siamo davanti adesso a 2 chiese che non sono solo degli edifici religiosi ma sono dei simboli di sincretismo socioculturale tra culture che sono molto diverse e lontane tra loro, cioè la cultura occidentale, quella bizantina e quella musulmana. Questi 2 edifici fanno parte della Palermo arabo-normanna, c'è tutta una serie di edifici che sono stati costruiti in epoca normanna. Intanto è partita anche la musica in sottofondo con l'arpa, c'è proprio il sottofondo perfetto per questi edifici. La chiesa di San Cataldo che ha queste 3 cupole rosse che sono davvero originalissime e la chiesa di Maria dell'Ammiraglio da questo lato invece con questa torre a più livelli. Wow ragazzi, wow, cioè non ho altre parole. Questo è il soffitto della chiesa della Santa Maria dell'Ammiraglio, detta anche chiesa della Martorana. Cioè è indescrivibile la bellezza di questo posto all'interno, tutti questi dettagli, questo oro, il blu. Secondo mercato ragazzi, il più famoso, la Vucciria, si passa proprio accanto a questa chiesa e si vede a naso dal fumo che viene fuori perché si sente tutto il profumo della carne arrostita che viene fatta direttamente sulle piastre proprio di fronte a noi. Ma che sfumata incredibile, le specialità di Palermo. Questa è la piazza del mercato ragazzi e già il nome è tutto un programma perché Vucciria viene da vucceria che viene da boucherie, quindi praticamente la macelleria. Questo è il senso del nome di questo mercato e infatti qua si mangiano tantissimi prodotti a base di carne e soprattutto interiora perché le specialità più importanti di Palermo sono soprattutto le interiora, come per esempio la milza, gli intestini e c'è un piatto in particolare molto famoso che è la stighiola. Questa stighiola è molto interessante dal punto di vista diciamo culinario culturale perché l'abbiamo vista anche in Turchia. In Turchia si chiama questa specialità kokoreç e sono questi intestini budella di agnello che vengono arrotolati, intrecciati e poi fatti alla brace per tantissimo tempo. Qui a Palermo in Italia vengono fatti invece soltanto sulla griglia, quindi non vengono lasciati per diverse ore ma vengono cotti al momento. Un angolino così random di Palermo. E comunque ragazzi, sapete che non siamo particolarmente amanti della carne, figurarsi dell'interiora, quindi in questo caso passeremo, non assaggeremo soprattutto queste interiora che però sono veramente il fulcro dello street food di Palermo, però abbiamo delle alternative very nice. Imprescindibile street food di Palermo e infatti l'abbiamo preso, l'abbiamo portato fuori e ci siamo seduti sulla street perché il food deve essere sempre sulla street e quindi eccolo qua, pane, panelle e questa è anche la versione mista con le crocchette di patate. Guarda con l'acquolina. Allora le panelle sono queste frittelline fatte di ceci. Ecco, vai, ci va su un bel po' di limone. Importante il limone, importante. Adesso e si togliamo i mangiano semini nel panino, il panino morbido. Aspetta, poi cerco di lanciare fuori i semini. Ecco, disastro già. C'è un po' di fritto in questo. Allora, noi non potremo mai fare i food blogger, credo, perché guarda qua, com'è che si disastro. Ah no, già giusto, c'è un po' di panino in questo fritto. Esatto. Ecco, era questa la cosa. Siamo dei food blogger della Madonna. Questo è praticamente ragazzi. Il carboidrato all'ennesima potenza, è tutto carboidrato con carboidrato dentro il carboidrato, cioè fantastico. Vado. Vai. Devo dire che già la teoria mi diceva che era un po' secchina sta storia qua, La pratica conferma? È un po' il pane che secca tutto ulteriormente. Eh beh sì. Sai abbiamo l'acqua. Tolgo questo, me lo assaggio.
Buone da Ovviamente sole. facciamo a metà, però sono buone, eh? Sì. Il prezzo del panino 2,50 € questo paninazzo. Questa è la panella, cioè non è piccola e ricorda un po' la farinata, diciamo quella genovese, no? La farinata, però fritta in questo caso dentro il paninazzo. Comunque da sola, Buona. confermo, è molto buona. La parte più importante, idratare dopo. Ammetto che questo panino mi è piaciuto molto, un po' di acidità, ma ci sta, fa L'acidità. parte del pacchetto. Ce la portiamo come il Malox. Esatto. Siamo venuti adesso al porto. Il porto qua c'è questa zona con tutte le barche a vela. Guardate quanti alberi si vedono uno dietro l'altro, un'infinità di barche parcheggiate in questa zona. È molto bello perché siamo praticamente usciti dal centro e siamo subito sul mare. Una bomba di aglio ci dà il benvenuto al terzo mercato di Palermo che visiteremo, e cioè il mercato famosissimo di Ballarò. Anche questo, ragazzi, street food imprescindibile. Si sono fermati all'interno del mercato di Ballarò, in questo posto, dove si può mangiare qualsiasi cosa, qualsiasi specialità del luogo, e questo è appunto sarde a beccafico. Queste sono delle sarde arrotolate, all'interno c'è tutto questo ripieno che è pangrattato, uva sultanina, arance, aglio, prezzemolo, pinoli. C'è altro, Angela? A posto. Non mi viene altro però. Ce le siamo ricordate più o meno, adesso le assaggiamo, quindi sembrano molto interessanti. Vedete dei mini involtini di sarde. E allora via, proviamo. Ma così, con le mani, vai proprio. Sì. Ah, brucia. Va. No, niente mano. Aspettiamo e soffiamo e poi l'assaggiamo. Eccola. Sono fatte al forno. Ti piacciono? Tu non sei un amante del pesce, delle sarde in generale, però Ci sono un po' di dischettine qua e là che bisogna masticarle perché sono quelle che puoi mangiare, non sono quelle forti che ti si... le sarde siano quelle piccoline. Devo dire molto buone, l'interno buonissimo perché è super saporito e la sardazza fuori fa il suo dovere. Piccola precisazione, allora noi a Palermo abbiamo mangiato tutte quelle che sono proprio le specialità della città. Bisogna aggiungere chiaramente tutte le altre specialità della Sicilia, come quelle che abbiamo provato a Catania, quindi l'arancino, il cannolo, la granita, insomma tutti i grandi classici, la caponata, che abbiamo assaggiato anche in altri posti della Sicilia. Quindi questo è un plus che si va ad aggiungere a tutto ciò che abbiamo mangiato in giro e che anche qua si trova di qualità altissima. Ballarò è il mercato più vecchio di tutta Palermo e il nome deriva da Balhara, questa parola araba che indicava il villaggio da cui provenivano i venditori, un villaggio musulmano che si trovava vicino alla zona di Monreale. Attenzione, deve passare, signore, le stradine sono strette a Ballarò. Esatto, devo dire che è un po' il simbolo anche di Palermo, no? Forse è uno dei mercati più famosi e più conosciuti della città. Oggi forse ha, diciamo, svoltato un po' sulla versione turistica, quindi è stato anche difficile trovare dove mangiare, devo dire la verità. Abbiamo chiesto a una signora che vendeva le scarpe, mi ha detto sarà super parte, se ci consiglierà lei. Devo dire che le sarde in effetti non erano male. Attenzione, dietro c'è il calessino che deve passare. Quello però è facile, è piccolino, va ovunque. Lui sì, ce la fa facile. Siamo tornati al parcheggio delle catacombe e dal cubetto che è lì e sta benissimo, e prima di andarvi da Palermo volevamo passare dalle catacombe che sono proprio qui di fronte. Si accede da questa stradina, c'è solo un problema, cioè non si possono fare foto e video, quindi dobbiamo mettere via la camera, entrare e appunto visitare queste catacombe che sono proprio qui sotto, quindi ci vediamo dopo. Come spiegarla? Siamo usciti adesso, allora si entra, si paga un biglietto d'ingresso, sono 5 euro, e poi si scende in queste catacombe che si trovano proprio sotto questa che è la chiesa di Santa Maria della Pace.
le catacombe sono grandi, quindi si fanno queste scale e si scende, fa fresco. E poi comincia il momento clou, insomma, della visita. Allora, ci hanno parlato di queste catacombe da tantissimo tempo, ci hanno parlato quando noi eravamo in Messico a visitare a Guanajuato il museo delle mummie, si chiamava così, e anche in quel caso era stata veramente un'esperienza molto molto toccante. Qui non è da meno, anzi forse è ancora più grande, ancora più particolare, e è uno spettacolo difficile da digerire, perché ci sono tutti questi corpi imbalsamati, tutti posizionati uno accanto all'altro. Stiamo parlando di circa 8.000 mummie. Devo ammettere che la cosa che mi ha stupito di più inizialmente, appena entrati, è stata la dimensione e la quantità di mummie che c'erano, perché davvero è enorme questo posto proprio qui sotto, e ci sono tutte queste mummie che sono in piedi dentro delle nicchie e hanno i loro vestiti addosso. Questa cosa è un po' macabra, devo dire, da vedere, ma anche affascinante allo stesso tempo. In più queste mummie, che sono del 1800, sono divise in diverse sezioni. C'è quella sezione degli uomini, quella delle donne che sono morte prima di sposarsi, vergini, e quindi sono mummificate con il loro abito da sposa. Poi c'è la sezione dei bambini, la sezione dei professionisti, che sono stati mummificati con i loro vestiti. E poi anche quella dei militari, quindi con le loro divise, e dei frati cappuccini, che in realtà sono i primi che sono stati seppelliti. Intanto qua, questo è il bello, vedete la vita qua fuori con la musica a palla, e qua sotto proprio ci sono le catacombe, perché sono proprio qui sotto dove stiamo camminando adesso. E appunto toccante questa situazione. E anche pensare un po' come è nata questa cosa, perché in realtà in origine erano soltanto i frati cappuccini, perché siamo nel convento dei cappuccini, che venivano mummificati e appunto conservati i corpi sotto questa chiesa. Poi però le famiglie più ricche, quelle borghesi, potevano quindi permettersi l'imbalsamazione, che è un processo molto costoso, decisero di fare la stessa cosa anche per i propri cari, e quindi queste catacombe piano piano si riempirono. L'ultima mummia ammessa è del 1920 e si tratta di una bambina che si chiamava Rosalia. Siamo tornati in macchina adesso, ragazzi, bisogna stare molto molto attenti, 7 occhi sempre aperti, bisogna guardare tutto, anche perché passano tutti, sono motorini, monopattini, doppio pattini, triplo pattini, biciclette, motoroni, tricicli, cavalli, autobus. E quindi bisogna stare veramente attenti. Io vado piano, mi metto sulla corsia più lenta. Una cosa che io non farei mai proprio, io già non amo guidare, ma figurati guidare in una città così grande ancora di più. Adesso però c'è poco traffico, per fortuna, forse stiamo passando la zona del centro, infatti sulla via qua accanto invece tutta un'altra cosa, sono tutti bloccati. È finita questa giornata a Palermo. Che città incredibile, bellissima. Dire che oggi è stata una giornata intensa è veramente riduttivo, infatti ci siamo spostati a Mondello, questa rinomatissima località di mare a pochi chilometri dal centro di Palermo, e attenzione perché dietro di me abbiamo la vista sulla spiaggia e il colore dell'acqua qua assomiglia molto a quello di San Vito Lo Capo. Oggi ci sono un pochino di onde, quindi non si può vedere perfettamente il colore, è un pochino sporchettina, ma è solo questione del vento. Qua quando ci sono le condizioni perfette l'acqua è quella roba lì, quella roba maldiviana. Da quel lato invece c'è una struttura che adesso vogliamo capire esattamente che cosa sia. Questo in pratica era un vecchio stabilimento balneare, devo dire che non avevo mai visto niente del genere. Ci sono i lettini lì ancora, perché è ancora attivo in pratica. Dietro ci sono le porte delle cabine, che alcune vedo sono state trasformate in piccole palestre, perché si vedono gli attrezzi dentro. In pratica verso la fine dell'800, inizio del 900, si è deciso di fare di questa Mondello, questo quartiere di Palermo, farlo diventare una località balneare per la media alta borghesia. Quindi sono stati costruiti tutta una serie di edifici in stile Liberty e Art Nouveau, che ancora oggi danno questa caratteristica proprio a tutta questa zona.
E da questa spiaggiazza di Mondello noi ragazzi vi salutiamo. Mega video su Palermo che ci è piaciuta da morire, bellissimo. Sì, ragazzi. bellissimo ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimissimo al canale, attivate anche la campanella così vi arrivano tutte le notifiche di questo super viaggione che stiamo facendo. Quindi ragazzi, alla prossima!